Ciao amici, bentornati in questa nuova intervista. Oggi siamo qui con un altro ospite speciale, Giorgio Di Bitonto. Ciao Giorgio. Grazie a voi, grazie a Grazie voi. per aver accettato questa intervista. Per 6 mesi sei stato in contatto con gli extraterrestri nel 1980 e hai scritto un libro a riguardo, Angeli in astronave. C'è molto da dire, veramente tanto, e io direi di partire dal principio. La tua avventura inizia con l'apparizione di un essere. Sì. Prego, iniziamo. Sì, comincia con l'apparizione di un essere e io dico sempre, oramai sono tanti anni che do questa testimonianza, dico sempre che a quel tempo io non ero in cerca di angeli, non ero in cerca di extraterrestri, nel senso che mi occupavo d'altro, insomma, ecco. E questo ci tengo a dirlo anche perché si capisca meglio quale fu la mia sorpresa di trovarmi di fronte a una manifestazione che per me era inimmaginabile. Certo. Cioè non avrei mai pensato di avere una visione del genere. E quindi avevo 35 anni, come dice Dante, nel mezzo del cammino di nostra vita, e questa fu una cosa improvvisa, assolutamente improvvisa. Cioè immediatamente mi vidi, ero a casa, e quindi nella stanza dove mi trovavo vidi questa luce, una luce che piano piano ha preso una forma e c'era questo essere bellissimo e la luce di questo essere non era una luce come la nostra qua del sole o la luce artificiale di questo mondo. È una luce diversa, difficilissima da descriversi a parole, una luce molto intensa, una luce che mi penetrava proprio. E poi ricordo anche questi colori, perché era molto colorata questa luce, però i colori simili ai nostri erano anche diversi, nel senso che, non so come dire, erano più profondi ma anche più delicati, insomma fu una visione veramente, mi incantò, mi prese, cioè di fronte a una visione di quel genere lì non pensi niente, non dici niente, cioè sei preso e basta. Esatto. No? E poi è durata a lungo, non è che è stata brevissima. Io sento a volte delle testimonianze di persone che hanno avuto queste visioni molto brevi. No, questa è stata lunga, quindi l'ho potuta vedere bene, ecco. E poi quello che dico sempre, a parte la bellezza di questo essere che ti estasiava, non so come dire, no? Però quel senso di pace profondo proprio, cioè in quel momento sei in pace con tutto il mondo, sei in pace con tutto, insomma, no? E poi un senso anche di liberazione, perché noi siamo abituati, magari neanche ce ne accorgiamo, ma viviamo spesso con le nostre preoccupazioni, con i nostri pesi, con le nostre paure, con anche magari qualche magagna fisica, no? Ecco, questo senso di essere liberato immediatamente da tutto. E poi un altro fatto che io dico sempre che successe così improvvisamente con la visione, ho provato un grande amore verso tutti, verso tutto. E poi in questo essere, nonostante che fosse la prima volta che lo vedevo, non avevo mai visto niente di simile, però c'era anche un senso di familiarità, un qualcosa che in qualche modo era già conosciuto, non so, ma non è che sapessi collocarlo, non sapevo dire chi era, però non era una cosa estranea, era un qualcosa che dentro di me risuonava, ecco. Non è facile, no, descrivere tutto quello che si prova
anche perché, come dico, la sorpresa, no? Cioè non te l'aspetti, non ci sono state avvisaglie che ti preparavano, no, niente, così improvvisamente, e quindi sono rimasto lì a vedere. E poi questo essere non parlava con la bocca ma comunicava. Io avvertivo nitidamente quello che lui voleva dirmi senza che lui muovesse le labbra per parlare con la voce, no? E lui mi disse che era l'arcangelo Raffaele, e mi spiegò che il suo nome significa medicina e guarigione di Dio. Mi disse anche di andare a cercare un libro biblico che racconta una sua storia, una sua missione, cosa che io non conoscevo, poi sono andato a cercarla e l'ho trovata. Quindi lui aveva accompagnato questo Tobia a recuperare un patrimonio in terre lontane. A quel tempo i viaggi erano lunghi e pericolosi, no? Però lo aveva accompagnato come un giovane qualsiasi di noi, come se fosse un uomo, insomma. Poi quando al ritorno il padre di questo Tobia lo voleva ricompensare in soldi, lui ha detto: io sono un angelo, non ho bisogno non di gli servono i soldi. Ecco, una storia bella, molto della famiglia, proprio di questi valori familiari. E quindi questo è stato, diciamo, il primo impatto. E poi, che questo lo spiego sempre da tanti anni, insomma, io non ero anche ideologicamente molto impostato verso la religione, anche se ho fatto il liceo, c'avevo anche una scuola, diciamo, retta da religiosi, però finito il liceo avevo cambiato binario, no? E quindi ero abbastanza agnostico, poi avevo una formazione culturale di tipo psicologico, quindi ragionavo in un certo modo, no? Con la logica, possiamo dire. Infatti anche durante questa manifestazione io le mie piccole provette me le sono fatte, perché ho provato a chiudere gli occhi, cioè ho fatto delle cose in base ai criteri che conoscevo per vedere cosa mi stava succedendo. Droghe non ne avevo prese perché non ne ho mai prese. E poi un dato oggettivo era il fatto che quella luce oggettivamente illuminasse la stanza, fosse nella stanza. E anche questo per me è stato un elemento, ma poi quello che ti ha trasmesso, insomma, era talmente profondo, talmente evidente, talmente, per cui era difficile pensare a una proiezione mentale, non so, a una cosa del genere. E quindi questa visione che ho avuto, è chiaro che in me ha provocato una tempesta, diciamo così, no? Cioè ha cominciato a sconvolgere tanti miei punti di vista, tanti miei schemi, no? Perché allora cioè il primo pensiero, allora gli angeli esistono, no? Anche perché io so benissimo che gli angeli hanno bisogno delle ali per volare, però probabilmente questo essere di luce si è fatto vedere con un paio di ali luminose per darmi proprio il messaggio angelico di essere di luce, no? E quindi allora tu cominci a dire, vabbè, mi hanno insegnato da piccolo che c'è l'angelo custode, che ci sono gli angeli, cioè, capito? È cominciato tutto questo rimuginare che non è, cioè andava da solo, perché veramente la spinta che mi ha dato questa cosa è stata un'onda d'urto molto forte. Ecco, questo è stato, diciamo, l'inizio di tutto quello che poi è successo. E dopo cosa succede? C'è stata una seconda apparizione? Sì, una seconda, sempre questo angelo. Direi che le stesse cose le ho riprovate e tante volte ho pensato: perché 2 volte? Perché forse il numero 2 anche come significato è quello della testimonianza, no? Cioè anche Gesù li mandava 2 a 2, no? I suoi discepoli. Poi proprio numericamente il 2 ha diversi significati, una cosa che avviene subito o una cosa che avviene presto o comunque una cosa che tu l'hai vista 2 volte. Quindi se una volta potresti esserti sbagliato, la seconda no. Direi di no, esatto. Quindi è molto importante anche questo, sì.
È una riflessione molto, molto azzeccata, ecco. E nella seconda apparizione ti viene mostrato un luogo, se non sbaglio. Allora, quella è la terza. La terza Quella è la apparizione. terza, sì. E quindi sull'angelo ho avuto solo queste due visioni allora. Mentre la terza visione l'ho avuta un pomeriggio mentre mi riposavo. Io mi faccio sempre un po' di pennichella al pomeriggio che mi ridà energie, no? Certo. E quindi stavo proprio riposando e a un certo punto proprio tridimensionale è stata questa visione, era proprio come se fossi là, no? Ho visto un bosco che ho riconosciuto tra l'altro, perché io abitavo a Genova e sui monti di Finale Ligure c'erano dei boschi, eccetera, dove io qualche volta andavo a passeggiare, insomma, e quindi l'ho riconosciuto e sentivo la voce di questo angelo che mi diceva: devi recarti là, ci devi venire da solo e mi vedrai in altra veste. E a me però questa cosa mi ha un po' preoccupato, perché dico: che bisogno c'è che devo andare in montagna a vederlo in altra veste? Che vuol dire? E questa cosa qui mi ha creato un po' qualche problemino, no? Però poi ci pensavo, dicevo, ma è stata talmente bella questa cosa, un essere di luce così, non ci può essere niente di brutto. In altra veste non lo so, dico, sarà un altro modo, non sapevo rispondere a questa domanda. Però io sono per carattere mio sulle cose in fondo, no? E quindi niente, ho preso la macchina e sono andato là, un viaggio un po' tribolato con delle caldane, no? Immagino. Lui mi diceva respira profondamente. E poi lassù, per la prima volta, è successo che io ho visto arrivare questo oggetto volante. Io di dischi volanti sinceramente non mi ero mai interessato, è un argomento fuori dai miei interessi totali. E quindi si è avvicinato ed era proprio, io dico sempre a qualche decina di metri, perché era proprio vicino, lo vedevo bene, aveva queste luci e poi sopra aveva una cupola e c'era una luce bianchissima sopra, che mi ricordava la luce dell'apparizione dell'angelo, mi ricordava questo. Ed era talmente intensa che il sole sembrava una cosa sbiadita, esatto. Era sul tramonto, sembrava. E poi, ecco, questo è il particolare, che questo disco lo vedevo un po' come, come se fosse trasparente, no? Cioè come se le pareti dessero la possibilità di vedere dentro, anche se non nitidamente. Però ho visto che c'era questo angelo, questo essere di luce era dentro, però era in veste umana, ecco, in altra veste, no? Cioè non era più l'angelo di luce con le ali, cioè, era come uno di noi. E questo a me mi ha creato un interrogativo al quale non sapevo molto rispondere, no? Anche perché allora io non avevo ancora letto che Raffaele diciamo, aveva preso un corpo provvisorio, si era mostrato come un giovane per accompagnare Tobia, quindi l'angelo che può anche materializzare un corpo, cose che ho capito dopo. Quindi io lì per lì facevo la domanda: ma perché questo essere prima viene in luce e adesso lo vedo su questo oggetto volante dentro sotto questa cupola, però in veste umana come uno di noi? E quindi questo mi ha un po' sorpreso, però poi tutte queste cose mi sono state bene spiegate, insomma, ecco, che loro vengono sia come uomini e donne di altri mondi o che hanno vissuto qua, o angeli che sono spiriti che però possono materializzare un corpo provvisorio per delle loro missioni. Ecco, però lì per lì, mentre l'angelo avevo collocato agli angeli custodi, agli insegnamenti del catechismo da piccolo, no? Questa cosa invece per me era un po' più difficile da collocare, ecco, dopo invece. Poi la terza volta invece sull'Appennino tosco-emiliano l'ho visto a terra per la prima volta. Come era nel disco poi era a terra e ho visto passare diverse squadriglie, potrei chiamarle così, di queste astronavi, dischi,
E lui ha cominciato a spiegarmi già da lì che loro mi contattavano perché volevano fare una missione creando dei testimoni, che poi non sarei stato solo, e mi spiegarono che la Terra è uno dei mondi più belli della creazione, ma purtroppo per scelte scellerate di alcuni uomini, insomma, c'era tutta una situazione che nei millenni era andata avanti e adesso era diventata pericolosissima, c'era il rischio dell'autodistruzione, sia in senso spirituale che in senso fisico, Pratico. no? Ecco. E quindi mi cominciò a spiegare tutte queste cose. E tu l'hai incontrato fisicamente? Sì, sì. Proprio fisicamente, come io guardo te. Assolutamente. È stato il primo incontro avvicinato, già sul disco, però il disco era distante. Qui invece quando ce l'hai di fronte è un'altra cosa. Com'è sì. averlo di fronte? Un'altra cosa. Se non ti aiutano, sbarelli. Sì, è importante il loro aiuto. Sì, fondamentalissimo, assolutamente. No, non ce la puoi fare. Impazzisci? Sì, sbarelli. Infatti l'ho scritto nel libro. Sì. Chiunque al vostro posto impazzirebbe. Se non c'è il loro aiuto in questa società ti spari. Invece ti danno quell'aiuto per cui tu rimani tranquillo, no? E l'altra cosa che dico sempre quando do questa testimonianza è che questa cosa qua era una cosa grossa comunque, anche se loro me lo dissero, vi aiuteremo, lo vivrete con semplicità, eccetera, anche se è una cosa così grossa, però io non ce la facevo più a tenermela per me sta cosa, cioè, avevo bisogno di parlare con qualcuno, perché era una cosa che da solo te la gestisci per un po', dopo sbarelli, se no. Devi parlarne, devi condividerla. E lui mi aveva detto poi ci saranno altri che si uniranno, che questo già mi aveva consolato, però io avevo bisogno nell'immediato di avere una persona della terra con cui parlare, no? E allora ero ancora in Toscana dopo questo incontro, il primo incontro a terra, ravvicinato, fisico, sì. E mi venne in mente che forse la persona più giusta era Tina, una mia amica che io avevo anche aiutato quando stava male, insomma. Eravamo molto amici, l'editore ha scritto che eravamo fidanzati, ma non eravamo amici, però ha scritto così, vabbè. Comunque eravamo proprio amici, no? E allora pensai che Tina potesse essere l'unica persona con la quale, perché non era facile andare da una e dirgli guarda, mi succede questo e questo, uno ti dice ma sei matto, no? La meraviglia fu che quando le telefonai dalla Toscana, praticamente Tina mi disse ma guarda che io già lo so. Di cosa sai? Io lo so che tu stai incontrando delle persone che non sono di questo mondo, che stai vedendo. Dico, ma come fai a saperlo? Ma chi te l'ha detto? E dice, io lo so, anzi se vuoi mi ha detto ti descrivo oggi dove sei stato, no? E dove sono stato? E mi ha descritto esattamente, tu ti sei incontrato con un essere che non è di questo mondo, c'era un uliveto, mi pare che mi abbia detto che c'era un sasso che sembrava una panchina, insomma me l'ha descritto proprio. E allora ho capito che stavano preparando anche lei, quindi si avverava che Raffaele aveva detto non sarai solo. Ecco. E da quel momento finalmente poi tornato a Genova condividevo con Tina queste cose, no? Poi via via abbiamo anche, cioè la voce poi un po' correva, no? E quindi abbiamo visto altri amici nostri che si sono avvicinati, fino a 11 eravamo. Ecco, e poi Raffaele mi dava sempre, lui diceva te lo do col contatto cosmico, cioè lui per contatto cosmico intendeva non una voce interiore, come era già successo nelle prime comunicazioni, ma senza vedere la persona tu senti però la voce. Possiamo dire telepatia o è un'altra forma ancora? No, perché è proprio quell'orecchio, cioè è proprio fisica, la voce vibra fisicamente. Come se io non ti vedo ma sento la tua voce, tu non mi vedi ma senti la mia voce, no? Una telefonata, non so come descriverla, ecco. E loro questo lo chiamavano contatto cosmico. Ecco, e quindi io cominciai a ricevere da Raffaele in contatto cosmico
diciamo, delle istruzioni su dove dovevamo andare per incontrarli e cominciamo ad avere degli incontri ravvicinati. E sono stati 6 mesi, qualche settimana era una volta, qualche settimana 2 e qualche settimana fino a 3, siamo arrivati a 3. 3 settimane. 3 incontri settimanali. E quindi poi gli incontri in genere si svolgevano così, quando venivano anche questi nostri amici con noi, però loro dicevano che all'incontro ravvicinato dovevamo andarci soltanto io e Tina, proprio faccia a faccia, io e Tina. Gli altri avrebbero dovuto rimanere un po' distanti e poi dissero daremo segni anche a loro della veridicità di però noi era come se loro avessero un copione, non so, già c'era un disegno prestabilito che doveva essere rispettato e poi in seguito abbiamo anche capito perché questi altri amici non li volevano coinvolgere troppo da vicino. Intanto era una questione di sicurezza, perché insomma voi avrete visto nel filmettino, se le autorità si accorgono che c'è un incontro avvicinato e si scatena il finimondo, si scatena, no? E quindi loro ci volevano tutelare assolutamente, quindi in 2 la cosa era più tranquilla, ma poi ci sono anche altre ragioni che poi sono emerse in seguito, che praticamente non tutti poi se la sono sentita di esporsi e testimoniare. Quindi non volevano, diciamo, caricarli di responsabilità, non gli volevano dare delle esperienze che poi, questi poi come le gestivano, no? Uh-huh. Chi aveva problemi, io non me la sento perché ho famiglia, oppure ho una carriera davanti, occupo un posto nella società molto importante per cui sarei rovinato, insomma, ci sono state, quindi abbiamo capito la loro delicatezza, il rispetto che hanno avuto per noi. Io e Tina invece, io ero dispostissimo proprio a fare tutto, quindi Tina lo stesso. E allora voi 2 venite, eccetera, gli altri, e poi i segni anche a loro li hanno dati, perché mi ricordo benissimo, poi c'è anche in Angeli in astronave un disegno dell'astronave con 4 dischi davanti. Mi ricordo che erano rimasti sulle alture di Spotorno, adesso non saprei dire, un chilometro prima, dico un chilometro, ma non so, non sono un geometra, non ho. Comunque, si erano fermati in una piazzola prima, erano 2 o 3 macchine, e noi abbiamo proseguito fino all'incontro, no? E quindi ricordo benissimo che tutti loro avevano visto qualcosa, tutti loro sapevano quello che era successo, talmente che Rudy fece il disegno dell'astronave a terra, con gli alberi dietro, con i 4 dischi che erano usciti dall'astronave e si erano posati sul prato, e quindi diciamo che sapevano, avevano visto chi telepaticamente, di questa parola, poi avevano visto passare i dischi, insomma tutti quanti avevano avuto dei segni forti, e quando siamo andati io e Tina, adesso vi raccontiamo, e noi sappiamo già, è venuta l'astronave, 4 dischi, ok. Però, cioè io queste cose le dico anche perché veramente c'è stato un grande amore e rispetto verso di noi. Poi quando loro ci facevano fare delle esperienze, che siamo andati anche, abbiamo anche viaggiato, no? Ci arriviamo. Ce lo chiedevano sempre. Cioè, noi adesso facciamo questo. Sì? Io Tina subito sì, qualcun altro nì, cioè così, no? Qualcuno poi quando hanno detto che viaggerete con noi si è spaventato. No, io ho famiglia, forse ho la paura di non tornare indietro. Io sinceramente avevo una fiducia tale che non mi è passato mai per la testa che non mi riportassero indietro. Poi quando mi hanno portato là è stato un dispetto riportarmi indietro, no? Perché poi succede questo. Ecco, comunque, diciamo questo è un po' l'antefatto, non so come dire, ecco. Quindi incontri Raffaele e incontri anche altri fratelli? Sì, c'erano angeli che sono esseri di luce, però tutti materializzati con un corpo, e uomini e donne
che o erano di altri mondi o avevano vissuto anche sulla Terra. E uno di questi si chiama Giorgio. Adamski. Ah, Giorgio Adamski. Giorgio Adamski, Ok. sì. Infatti gli altri extraterrestri si chiamano come quelli che ha incontrato Adamski, quindi Ramu, Sì, Philcon, loro hanno voluto, si sono Calma. presentati con gli stessi nomi perché hanno detto che l'esperienza, la testimonianza che volevano creare con, adesso dico Angeli Astronave, ma allora non c'era ancora il libro, no? Insomma, con questa esperienza volevano come fare una prosecuzione di quello che aveva ricevuto Giorgio Adamski. E soprattutto io l'ho riscontrato molto nel terzo libro, poi le edizioni mediterranee l'hanno pubblicato in Italia, no? Lo stesso mio editore. Il primo, i dischi volanti sono atterrati, il secondo a bordo dei dischi volanti, il terzo torneranno. I dischi volanti torneranno. Ecco, il capitolo 10 del terzo libro, La Bibbia e gli UFO, rispecchia tantissimo, no? Cioè Adamski negli anni 50-60 non poteva essere esplicito come lo siamo stati noi, però le ha dette le cose, se Sì, uno sì. legge il libro le ha dette, no? Esatto. Ha dato tante informazioni. Per esempio anche il fatto di dire, dice, intorno alle basi atomiche loro si fanno vedere, è un monito, no? E poi dice i terrestri sparano contro, e lui dice lo stiamo forse sparando contro gli angeli, no? Contro questi messaggeri, no? Quindi questo capitolo 10, la Bibbia e gli UFO del terzo libro, là si rispecchiano, ma poi si rispecchia in tutto, assolutamente. Sì, Giorgio Adamski era con loro, giovane, bello. Con un altro corpo oppure... Era lui, ma bello. Ok. Non è che fosse brutto, perché non sto dicendo che sulla Terra era brutto, però lì è un'altra bellezza, insomma, ecco. Ok, hai detto che hai fatto un viaggio in astronave, quindi Sì, sei entrato nei dischi nei dischi e anche nelle astronavi sigariformi. sì, Puoi raccontarci com'è all'interno, cosa sì, si prova? certo. Allora, intanto una cosa buffa la voglio dire, perché quando Raffaele mi disse, che poi è il ramo di Angeli, Di Giorgio di Adamski. Giorgio Adamski, no? Quando disse la prima volta che dovevamo viaggiare, eccetera, siccome io soffro di vertigini, e ho detto io soffro di vertigini, ve lo dico subito, no? Al che lui si è fatto un po' di risate, ha detto vabbè, soffri di vertigini, cioè come a dire, mica ti portiamo a far soffrire le vertigini, infatti poi non ho sofferto nessuna vertigine. Però sai, pensare di essere portati negli spazi, C'è un po' di... beh, io l'astronauta della NASA non lo farei mai, sinceramente. E quindi sì, a me questa cosa, anche qui ci hanno detto, siete d'accordo? Possiamo procedere? Perché poi non è che possiamo tornare indietro, cioè se l'esperienza viene fatta, la fate, cioè vi resta dentro, no? E io e Tina mi ha detto di sì, è avuto anche Paolo insieme a noi. Cioè quello che voglio dire è questo, quello che spiego spesso, no? Cosa vuol dire entrare in un disco volante, questi dischi volanti? Poi il disco volante entra nelle astronavi nell'astronave, madri. è un po' come, non so, la portaerei, Sì. fa simile, l'idea è questa, insomma, no? Entrare nel disco volante non è come entrare in un aereo dove c'è il portello che scorre o si apre la maniglia. Allora, il disco volante, chiamiamolo così, questo mezzo di trasporto extraterrestre, è, diciamo, intanto è sempre sganciato dalla trazione terrestre, cioè non subisce la forza di gravità, è sempre sganciato, anche quando è fermo a terra, e se si ferma a terra è proprio materializzato, però rimane legato a questa energia che non è quella nostra, diciamo. E quindi è oltre al discorso nostro della fisica, per capirci, no? E non c'è bisogno di aprire nessuno, tu entri. Cioè quando tu arrivi lì e entri,
è come se si aprisse, non so come dirti. Magicamente una porta. Entri dentro, non c'è problema, no? Quello che mi ha colpito subito è che all'interno di questi mezzi, che poi vengono chiamati ricognitori, discovante, tu appena entri in quella luce che è la stessa dell'angelo, è la stessa che era sulla cupola quando il sole sembrava, entri proprio in questa luce, senti proprio che questa luce ti prende tutto, ti pervade, il tuo corpo diventa più leggero, ti senti veramente sganciato dalla forza di gravità, no? E poi le tue facoltà, tutto, subiscono una trasformazione immediata, perché lì puoi comunicare senza parlare, puoi, se vuoi, essere anche in altri luoghi, per esempio, no? Vedere delle cose che non sono lì. Con chi è presente sul disco entri in un contatto, c'è proprio una comunicazione non solo a livello di pensiero, di trasmissione di pensiero, ma anche proprio di emozioni, cioè c'è un qualcosa, non è una mischiata, non è questo, è una capacità di percepire, è come se queste persone in qualche modo facessero anche parte di te, non so come dire, una comunione, come vogliamo chiamarla, le parole sono un po' difficili, e ti accorgi veramente, poi è stato spiegato bene, che entri in un'altra dimensione. Adesso in termini esoterici si dice un portale, lo so come. Cioè entrare in questi mezzi guidati da questi esseri di luce è veramente entrare in un'altra dimensione. Cioè non sei più qua, non so come dire. C'è proprio questa trasformazione. Tu rimani te stesso, non è che diventi un altro, eh? Non è che ti spersonalizzi o non ti riconosci, anzi, il contrario, ti conosci molto meglio, no? Ecco, sai molto meglio chi sei, quindi hai una conoscenza più profonda anche di te stesso. Però è questo. Poi all'interno ci possono essere dei divani, delle sedie. Io non ho visto niente di estremamente tecnologico, ma ho visto come delle energie che realizzano delle situazioni, no? So, ti vuoi sedere, ti siedi, però non è che lì necessariamente c'è una poltrona. È difficile da spiegare. Per esempio il disco, anche guardato quando è materializzato, io l'ho descritto come se fosse di metallo, in genere colore argenteo, poteva essere pelto, poteva essere anche vetro, cioè una sostanza di questo tipo. È un po' come se tutto fosse più fluido, però non meno consistente di questa materia. E poi dentro la nostra nave poi c'è veramente di tutto e di più, no? E quindi noi abbiamo fatto una prima esperienza che in termini, ecco un'altra cosa che voglio dire, quando tu entri lì anche il tempo cambia, non è più questo tempo. Allora io e Tina abbiamo pensato che la prima esperienza, diciamo, a bordo di un disco che si è sollevato nello spazio possa essere durato 3 ore, 4 ore delle nostre, ma lì per noi è durato molto molto di più, assolutamente di più. E poi quando entri in quella dimensione hai tanta conoscenza, capisci, intuisci tante cose, no? Credo che non hai neanche bisogno di metterti a leggere dei libri, che il libro ti scorre, non so come dire, no? Poi abbiamo fatto una seconda esperienza, questo verso l'estate, verso luglio, agosto. Agosto è la terza. La seconda volta credo che siamo stati fuori col tempo nostro 7-8 ore, tutto là. E la terza volta invece siamo partiti il pomeriggio del venerdì e siamo rientrati la domenica mattina.
Ecco, è stata veramente un'esperienza dalla quale non vorresti più uscire, no? Quindi questa astronave ha viaggiato, ecco, l'astronave o il disco, quando è a terra è materializzato, quando poi comincia a prendere velocità, comincia una sorta di smaterializzazione e tu te ne accorgi, perché lo senti che passi a dimensioni superiori, perché succede qualcosa che migliora, non so come dire, tutto quanto diventa migliore. Difficile da spiegare, no? Come se delle potenzialità si realizzano, no? E noi se lo guardiamo da terra vediamo il disco, almeno a me così vedevo, o l'astronave che tende a diventare sempre più trasparente, cambia colore e poi sparisce, no? Va in altre dimensioni superiori. E quindi noi con questo terzo viaggio siamo stati portati a visitare questo mondo simile alla Terra, ma sinceramente più bello. Un'altra cosa che voglio dire è questo, che quando noi avevamo gli incontri ravvicinati a Terra, in genere sono avvenuti, diciamo, quasi tutti in ambiente, in mezzo in un bosco, insomma in ambienti della natura, naturali, ecco. Non è che cambiassero, cioè gli alberi erano quelli, le montagne erano quelli, il mare che si vede era quello, eravamo sempre in Liguria, no? Spesso. Però non era più quello, non so come dire, è come se tutto diventasse più vivo, come tutto diventasse veramente vivo, ecco. Io dico, se volevi parlavi anche con un albero, questo albero era vivo, non so come dire, no? E proprio la particolarità subito di questo mondo che abbiamo visto era proprio questo, cioè un mondo dove tutto era più vivo, dove tutto entrava in interazione, no? È una cosa bellissima, una cosa proprio bella, bella. E ci dicevano appunto che anche il nostro pianeta sta per entrare in questo nuovo tempo e diventerà come quel pianeta là. Quindi qua sarà tutto purificato, sarà tutto rinnovato e noi potremo veramente vivere come adesso si vive in questi mondi che loro definiscono di amore universale, cioè dove c'è l'amore con la maiuscola, dove non ci sono più gli egoismi, dove non ci sono più le guerre, dove non c'è più la violenza, dove per gli interessi propri non si calpesta più il prossimo, no? E dove si rispetta la natura, perché anche là c'erano gli animali, e le piante, gli alberi, no? Però loro per costruire delle dimore così non abbattono gli alberi, cioè gli alberi rimangono, la costruzione, chiamiamola così, viene inserita all'interno della natura. Esatto, con pieno rispetto. Infatti poi ci siamo ritrovati in questo ambiente che era come un grande disco volante, enorme chiaramente, no? Un edificio, e vedevo con mia sorpresa che le colonne che un architetto crea col cemento armato, non so, con quello che deve creare, e lì invece erano gli alberi. Anche perché in questi mondi anche la natura si adegua alla coscienza di chi ci abita, quindi non c'è più una natura violenta, non ci sono più tempeste, non ci sono più pericoli, non c'è più tutto quello che qua ci tiene sul chi va là. Ecco, io questo l'ho vissuto, adesso mi dispiace che Tina se n'è già andata, cioè non mi dispiace per lei. Sì, diciamo. Il 23 maggio se n'è andata. Adesso ci aiuterà, no? Ci aiuterà insieme a loro. Certo. Noi andiamo ancora con le macchine a piedi e lei se ne va con le astronavi adesso, capito? Ok, i portali del cielo ti danno tanti messaggi e uno di questi ti dicono che all'umanità non è permesso di uscire e viaggiare nel cosmo. Sì. Perché? Perché l'uomo terrestre purtroppo quando esce non va per la gioia di abitare altri mondi e di conquistare altri mondi nel senso bello della parola. Conquistarli, noi li conquisteremo.
Loro vanno per piazzare il loro dominio sugli altri, ecco il discorso dell'amore universale, no? Vanno per piazzare le armi contro altri, quindi vogliono riprodurre quello che hanno fatto qui in altri mondi. Non si può fare. No, non è permesso. Non sarà permesso, assolutamente. Allora, ti viene detta anche un'altra cosa, che gli extraterrestri, fratelli del cielo, si incarnano fisicamente su questa terra, sulla terra, e per fare la loro missione, aiutarci. Certo. Sì, questo è uno dei temi che nelle conferenze, nei seminari io tratto proprio come tema centrale, no? Sì, bello tutto il resto, però poi le persone giustamente dicono: ma io allora cosa devo fare? Dice: questo è tutto bello, ma io chi sono e cosa devo fare? Ed è giusto, perché il tema centrale poi alla fine è questo, tutto gira per arrivare lì. Anche a noi ci hanno dato queste esperienze, ci hanno fatto vedere tante cose, ci hanno dato tanti ammaestramenti, ma perché? Perché noi sapessimo chi siamo, perché siamo qui e cosa dobbiamo fare, no? Perché tutti siamo attori partecipi della creazione e possiamo distruggerla o servircene nella maniera giusta e migliorare tutto, noi stessi per primi. Ecco, quindi Raffaele e gli altri, io dico Raffaele perché lui era il capo missione, era quello rappresentante, sì. capo. Tipo maestoso. Sì, sì. Invece Fircon era più di quello che tu gli potevi dire tutto, no? Con Raffaele un po' di rispetto c'era, un po' di... proprio tutto, sì, gli potevi dire tutto, però c'era un po' di riguardo, non so. Ecco. Invece Fircon, per esempio, gli dicevi proprio tutto. Però Fircon non ha rivelato la sua vera natura, il suo nome. Fircon è vissuto in questo mondo, è vissuto. Non è un arcangelo. Lo vorrei proprio sapere, lo vuoi? Chi si può. Tu dico. Penso che ti piaccia questa persona, Francesco d'Assisi. Una persona che ho sentito nominare. Torniamo nello spazio. Sei dentro l'astronave e ti viene mostrata una scena assieme a tutti i fratelli, a Tina e a Paolo. È una scena di una morte, di una persona che sta per morire in ospedale. E cosa ti viene mostrato? Sì, ci viene mostrato anzitutto che la vita non finisce qua, cioè quando uno si dice morto non vuol dire che non esiste più, vuol dire che ha lasciato un vestito qua, che è questo, no? Il quale vestito poi invecchia anche, fa un ciclo, diciamo, e dopo lasciato questo vestito ci si ritrova più vivi di prima in un'altra dimensione, in un altro mondo, e avremo un corpo subito adeguato al nostro grado evolutivo, quindi se noi andiamo più in su avremo un corpo più perfetto, un corpo voglio dire anche tutte le nostre facoltà, come il discorso del disco, no? Diciamo si potranno esprimere in maniera superiore. E quindi il primo insegnamento che ci hanno voluto dare con questa esperienza è proprio quello: la morte è un passaggio, la morte è un passare da una casa all'altra, ma non è la morte in assoluto, non esiste la morte in assoluto, assolutamente. E poi l'altro grande ammaestramento è quello che nessuno di noi è solo e nessuno viene lasciato solo, e quando ce ne andiamo, perché abbiamo finito la nostra missione qua, incontriamo tante persone che già vivono di là, magari chi, per esempio questo uomo che ci hanno mostrato era un uomo, gli era morto un figlioletto e questo figlioletto gli viene incontro, lo abbracciano e si abbracciano, così magari parenti, amici, e poi anche tante altre persone che magari noi come identità umana neanche sappiamo chi sono, ma di là li riconosciamo invece. Quindi nessuno è lasciato assolutamente solo. Poi certo, se ci sono degli esseri un po' negativi, degli uomini molto negativi, non è che vanno di là e hanno tutte queste belle cose.
dovranno anche un po' capire e purificarsi, e è giusto anche che sperimentino anche quello che hanno provocato di sofferenza e di dolore agli altri. Cioè Legge del karma. e c'è una giustizia universale, ovviamente, no? Quindi, ecco, però tutto è in movimento, tutto, quando uno va di là vede con chiarezza, non può più farsi gli alibi che si faceva qui, no? Ah, questo è buono, poi era buono perché quello voleva farsi i comodi suoi, no? A spalle degli altri. No, là... E là non si scappa. No, là è tutto chiaro, no? Quindi non puoi essere più nell'imbroglio. Poi ci sono anche persone che vanno di là e che hanno bisogno di molto molto tempo per capire delle cose. A noi ci è stato dato proprio ci hanno fatto incontrare delle persone trapassati, chiamiamoli così, che erano trapassati con delle situazioni molto molto pesanti, molto involute, molto radicate, incrostate, non so come dire, ecco. E lì a volte c'erano persone che erano da tanto tanto tempo in dimensione molto bassa, per cui avevano bisogno di elevarsi, e Raffaele ci faceva vedere come loro dialogano con queste persone, le vanno a trovare, dialogano per cercare di far capire qual è la strada della vera evoluzione, quella dell'amore, no? E siamo stati invitati anche noi a dialogare con queste persone. Alcuni hanno capito e abbiamo visto che si elevavano, altri invece non era ancora il momento giusto, erano ancora si dice intestarditi sui loro punti di vista, e quindi Raffaele ha detto hanno bisogno ancora di altro tempo per maturare questa cosa. Ecco, quindi cioè da questa esperienza di questa persona abbiamo capito parecchie cose, molte cose. Ti vengono mostrate altre due scene. Intanto partiamo da una che è una situazione familiare, se possiamo chiamarla così, Sì. E ti viene spiegata la vera natura dell'essere umano, Sì. che è corpo, anima e spirito. Esatto. Sì. E anche questo è stato un altro momento importantissimo, no? Perché abbiamo visto come, diciamo, certi comportamenti contro l'amore, contro il bene, contro l'amore universale, il bene, qui l'amore universale era una famiglia, cioè il bene dell'uomo, della donna e del figlioletto, no? A un certo punto questo uomo si è un po' irrigidito e voleva un po' portare avanti le cose in modo suo, a vantaggio suo, e la sua moglie ha reagito male, insomma, e quindi è nato un parapiglia, no? E lì abbiamo visto come questa situazione di rabbia, di scontro, eccetera, ha provocato veramente una distorsione di tutte le energie più sottili, quelle animiche e quelle spirituali, non solo, ma anche la natura intorno subiva, no? Ecco, questo è un insegnamento che secondo me va molto oltre al discorso della famiglia, sta alla base chiaramente, no? E della società in generale. Fa capire come veramente in questo mondo siamo arrivati a rovinare la natura, a inquinare tutto, a fare delle cose che sono contro natura, no? C'è una distruzione in atto terribile e non ci si ferma, è tutto in nome invece del progresso, no? Eccetera, mentre stiamo veramente facendo una cosa molto rovinosa. Senza, con questo, io non sono un pessimista, non è che dico che è tutto male, tutto brutto, non dico questo, io so anche apprezzare le belle cose e ce le hanno fatte vedere, però stiamo assistendo veramente a un andazzo pesante, sempre più pesante, no? Anche il cambiamento climatico, che se voglia discutere o no, non possono venire a dire c'è sempre stato cosa. Cioè qui c'è qualcosa veramente che non funziona. Ecco. Allora, questo fa capire come veramente dall'interiorità dell'uomo parte tutto questo. Ed torna al discorso del pianeta meraviglioso di cui ho parlato, no? Là dove le coscienze sono
in questo ordine universale, in queste leggi dell'amore universale, in questi valori che sono per il bene di tutti, eccetera, ed ecco che la natura è rispettata, è pulita, non succedono, mentre qua, già in seno a una famiglia, c'è un dramma, no? Che investe anche la natura, oltre che i corpi sottili. E a livello dell'umanità, a livello terrestre, diciamo, noi abbiamo queste conseguenze proprio perché è dall'interiorità dell'uomo che è partito tutto questo e in alcune persone non si ferma, anzi prosegue, no? Come si può concepire gli armamenti nucleari, cioè, no? Come si possono concepire delle cose che sono inconcepibili, sono mostruose, eppure fanno da cavallo, no, di battaglia. Chi ce l'ha più forte, chi la piazza meglio, quello che c'ha ragione è il più forte, che può sopprimere. In miniatura quello che è successo in questa famiglia sta succedendo in questo mondo, e quindi però ci sono anche tutte queste persone che scendono, queste persone di uomini di buona volontà, come l'hanno chiamati, no? Dice che gli angeli, quando nacque Gesù a Betlemme, cantarono pace in terra, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Cioè, ci sono tante persone che soffrono di questo, non credono in questi valori negativi, vogliono un mondo giusto, vogliono un mondo, sinceramente lo vogliono nell'amore, vogliono che, insomma, possiamo guardarci come fratelli, non come nemici da ammazzare, no? Ecco, io credo che da questo fatto così più ristretto a una famiglia, questo insegnamento può travasare, ci può insegnare a livello proprio universale. E ti viene fatto vedere proprio visivamente sì. Lo spirito, l'anima e il corpo. Cioè il corpo, diciamo, che subisce dall'anima e l'anima dallo spirito, sì. Quindi c'è questa vibrazione vitale che comincia a distorcersi, a perdere luminosità, a diventare più scura, brutta, cioè le figure erano diventate brutte proprio, no? E così la natura subiva la stessa cosa. Invece l'altra scena ti fanno vedere un bambino deforme, possiamo chiamarlo così. Sì. Perché? Questo è un tema importantissimo, però a volte non è facile poterlo trasmettere, no? Perché le persone dicono, adesso per esempio c'è questa guerra, tutti questi bambini che vengono uccisi, no? Poi se guardiamo gli ospedali oncologici pieni di bambini, no? E poi ci sono tante violenze sui bambini. Certo. Le statistiche ce lo dicono molto certo. chiaro, no? Insomma, dico dei bambini, ma poi le violenze stanno... Però adesso parliamo proprio dei bambini, che sono un tema delicatissimo, no? È importante. Però se noi usciamo da tutto questo ammaestramento che loro ci hanno dato, che poi lo si trova anche nelle Sacre Scritture, non è una cosa nuova, però loro ce l'hanno riproposta oggi in questi tempi così terminali, finali, che preludono, stiamo toccando il fondo, poi ci sarà questo tempo nuovo, certo. No? Quindi ha un valore particolare. Allora, se noi vediamo da un punto di vista umano, politico, diciamo umano, questo fatto, c'è solo da inorridirsi e dire: ma che è sta roba? Ma com'è possibile, no? Cioè, come può la nostra mente umana accettare una cosa di questo genere? Non si può accettare. Se invece noi entriamo in questo che ci è stato rivelato e fatto vedere, allora forse possiamo capire delle cose. Torniamo sempre al discorso che tu prima tu hai dato un là prima, no? Sul fatto che ci sono delle persone che scendono. Allora chiediamoci, ma chi sono questi bambini che nascono per esempio in un corpo deforme? Chi sono questi bambini che subiscono anche una deformità per le cose sbagliate che vengono fatte, no? Chi sono questi bambini vittime delle guerre? Chi sono questi bambini che vengono a dare la vita? Poi ci sono anche gli adulti, non sono solo i bambini, no? Ecco, allora Raffaele ci ha detto e ci ha
fatto vedere delle cose per farci capire proprio che è come se questi angeli, che non sono sempre solo angeli puri spiriti, angelo vuol dire anche messaggero, vuol dire uno che porta la luce, no? Sì. Questi nostri fratelli, diciamo così, scendono in questo mondo per una grande missione di purificazione, un grande richiamo. Insomma, il discorso è forte qua. Ecco, allora se noi entriamo in questo, forse riusciamo a vedere oltre e allora una luce si accende e non è che diciamo che bello, no, bello no, perché meglio sarebbe che loro stessi dicevano meglio sarebbe che certe cose non accadessero mai e non ci fosse bisogno, no? Però anche Gesù Cristo è sceso e si è fatto ammazzare invece che ammazzare, proprio per darci una lezione e dire che l'amore deve arrivare, dice nessuno ama più di chi dà la propria vita, no? Ecco, in questo contesto si inserisce questo discorso del bambino deforme, una grande forza, un grande spirito che sprigiona una grande energia di purificazione, di richiamo all'amore, per abbassare anche certi orgogli, per farci capire, è un rispecchiarsi, non so come dire. Però purtroppo non tutti questi lo vogliono capire o lo possono capire, o non sono maturi. Non è un argomento facile, ma questo è il messaggio che noi abbiamo ricevuto, nel quale io credo profondamente, e nell'esperienza che ho fatto in questi 43 anni ho avuto spesso la riprova della verità di questa cosa, anche se non volevo la riprova, io ci credo, perché credo alla loro sincerità, credo che loro hanno fatto una grande missione di verità presso di noi. Possiamo dire che di fatto questi esseri scendono, si incarnano in corpi di bambini, morendo, soffrendo per attirare il karma dell'umanità. Assolutamente. Quello che ha fatto Gesù Cristo, e poi dietro a Gesù Cristo abbiamo tanti e tanti che sono stati anche uccisi. Tanti martiri. Sì. Perché? Perché predicavano l'amore, predicavano la giustizia, hanno dato la vita. Sono missioni veramente, diciamo, per noi umani nel senso quasi incomprensibili, ma se poi ci pensiamo bene c'è una logica. Ho un paio di domande da 1 milione di euro. Divento ricco. Perché gli extraterrestri, molte persone ce lo chiedono, perché gli extraterrestri non si mostrano pubblicamente a livello mondiale? Perché? Abbiamo fatto anche noi questa domanda. Perché sarebbe un caos che non finisce più. Intanto loro ci hanno fatto capire di non essere illusi, di non illuderci che se loro si mostrassero universalmente tutti lo accetterebbero, perché non tutti lo accetterebbero, perché non tutti sono disposti a rinunciare al potere, ai soldi quando intendo i soldi solo per dire i soldi tanti, no? Non tutti sono disposti ad entrare in questo amore universale che va bene per tutti, e succederebbe un macello, succederebbe addirittura delle guerre civili, perché il mondo si spaccherebbe immediatamente tra chi li accoglie e chi invece si opporrà. Insomma, ci sono ragioni quindi di prudenza, di sicurezza a livello proprio universale. E poi, quello che dicevo prima, questo grande rispetto che loro hanno. Che rispetto del libero arbitrio. Del libero arbitrio. È sacro nell'universo. È una grande espressione d'amore questa. Io l'ho visto anche nel piccolo, diciamo, come si sono comportati con noi. Cioè, veramente. Ed è stato questo amore, questo rispetto forse che a noi ci ha dato quella fiducia di seguirli, no? Di non avere nessuna. Ci siamo sentiti proprio amati, ecco la parola giusta è questo, amati. Invece l'altra è perché non entrano proprio concretamente a fermare le guerre, perché non sfamano i poveri, insomma, anche facendolo di nascosto, non si possono mostrare pubblicamente, ok, ma perché allora non ci aiutano sotto banco, come si dice? La ragione più o meno è la stessa,
cioè il rispetto del libero arbitrio, ma allora io voglio fare un passo indietro, no? Per rispondere a questa domanda. Allora, questo mondo doveva accogliere, avrebbe dovuto accogliere solo persone nell'amore universale, persone che restavano, diciamo, nella logica delle leggi universali d'amore del creatore, no? Ecco, però proprio per questo libero arbitrio ci sono stati coloro che invece hanno voluto sperimentare le vie del male. E così sono cominciate le guerre, sono cominciati i delitti, no? Anche la Bibbia racconta di Caino e Abele, insomma. Cioè io non lo so se c'era proprio Caino e Abele, però la Bibbia in alcune cose è molto, diciamo, realistica, in altra dà come delle parabole, ma di cose che vediamo che esistono, sono successe e succedono. Ecco, allora io faccio sempre l'esempio semplicissimo della famiglia, torniamo alla famiglia, no? Allora, ci sono due genitori che hanno dei figli, quanti ne vogliamo? 4, 5, 10, quanti sono? Alcuni di questi figli sono persone che stanno nella logica dell'amore, sono persone giuste, sono persone che non vogliono calpestare gli altri, eccetera, eccetera. Ce ne sono altri invece che hanno una via di mezzo, sono un po' birichini, un po' bravi. Poi ci sono quelli invece proprio che hanno deciso di fare una logica loro, cioè io voglio provare l'ebbrezza del potere, no? Poi si è accorto che per fare questo doveva ammazzare qualcuno, doveva calpestare, no, io lo voglio fare, ecco il libero arbitrio, no? Ecco, allora in questa famiglia è chiaro che c'è un disagio e non è che questi genitori possono prendere questi figli e legarli a un letto, non so, con le catene, no? Quindi lasceranno che questi figli facciano delle esperienze nella speranza di convincersi poi che non è la strada giusta, anche perché questa loro convinzione potrà scaturire dal fatto che loro un bel giorno apriranno gli occhi che ai fratelli bravi gli hanno causato dolori e sofferenza a non finire, che a questi genitori gli hanno fatto passare le cose più brutte, no? Ecco, allora, sempre il discorso di miniatura della famiglia, estendiamolo. Questo mondo è proprio così. Ci sono persone che hanno deciso veramente di essere cattive, insomma, di fare delle cose che danneggiano tutto e tutti. Ci sono persone incerte che oscillano e ci sono persone invece che, come dicevamo prima, questi che sono proprio dei veri e propri missionari, soffrono, combattono per il bene, eccetera. Allora, questa è la situazione. Se loro intervenissero bloccando le guerre, eccetera, dovrebbero usare metodi forti e violenti, non solo come questi, ma anche di più per bloccarli, no? Ecco, però questa non è la strada, almeno che in tutta la creazione che vive nell'amore universale, non è la strada, perché sarebbe un po' come farsi coinvolgere dalla violenza, sarebbe un po' che tu vuoi combattere il male ma usi le sue stesse armi, e allora loro dicono no, noi abbiamo mezzi, ce li abbiamo, che vanno a monte, vanno più in profondità, che richiedono tempo e pazienza, che richiedono che ci siano anche questi martiri, i quali volontariamente, perché niente avviene a caso, e sono dei concordati che vengono fatti, e questo impiegherà del tempo maggiore, però alla fine chi dovrà ravvedersi si ravvedrà non perché lo abbiamo preso per il collo, l'abbiamo seviziato o ucciso come fanno loro, ma perché si dovranno rispecchiare nella nostra pazienza, nel nostro amore, nella nostra sopportazione, anche se noi comunque combattiamo tutte queste cose e sappiamo di avere il potere di non farle vincere alla fine, perché il disegno poi si concluderà positivamente, è un messaggio positivo, non negativo. Ecco, quindi il loro rifiuto assoluto di farsi coinvolgere negli stessi metodi. E giustamente, domande che abbiamo fatto anche noi, perché non sfamate
perché anche lì, cioè le popolazioni affamate, i bambini che muoiono di fame, perché? Perché ci sono quelli che accumulano e di quest'altri non gliene importa proprio niente, basta che stiano bene loro, e quindi creano circuiti e situazioni dove non possono essere risolte, ma questi sono sempre quei martiri che devono dare uno specchio, devono dare una testimonianza, devono dare la loro vita perché quest'altri possano un giorno ravvedersi, possono capire dove porta il loro sistema malefico, violento, egoista. Ecco, quindi questi sono tutti quegli elementi per cui la storia anche della Terra è andata avanti in un certo modo, però adesso ci sarà un basta. Chi ha voluto capire ha capito e chi non ha capito capirà a spese sue, chiaramente, no? Siamo nella fine dei tempi, Sì, si avvicina al nuovo regno. assolutamente, questo ce l'hanno detto in tutte le salse e ci hanno fatto anche vedere delle cose, ci hanno portati anche a vedere questo mondo dove già c'è questo e quindi ci hanno assicurato che oramai non abbiamo più molto tempo. Dicevano: quanto pensate di poter andare avanti così? Quanto pensate? Non potrete andare molto avanti. No, decisamente. Torniamo sul pianeta e ti fanno vedere una sorta di spettacolo, giusto? Sì, Ok, e dopo incontri due persone un po' importanti. sì, Ok, sì, che una incontri fisicamente anche prima, sì. un altro incontro. Chi è? Gesù. Gesù, sì, è veramente molto Un importante. po' importante, diciamo, nella Sì, storia umana. tantissimo, tantissimo. Cosa ti dice? Eh, Un po' di cose. sì. Diciamo che è lui che, posso dire una parola umana, è lui che dirige questo traffico di risalita, questo traffico di svolta che prepara questo nuovo regno insieme alla sua madre, la madre Che divina. anche lei è l'altra persona che hai incontrato. Sì. Era in quel famoso disco, lì c'è stata proprio un'assemblea, c'erano fratelli venuti da tanti mondi e il tema centrale è stato proprio quello della loro preoccupazione per quello che noi stiamo vivendo sul nostro pianeta qua. E tutti quanti però hanno detto che stanno cooperando nei modi di cui abbiamo detto prima, perché la Terra presto veramente possa mettere la parola fine a tutto questo scempio e finalmente tutti questi martiri possano vedere il frutto delle loro donazioni, delle loro sofferenze. Sempre la Madonna. Ti viene fatto vedere un evento che è quello del miracolo del sole. Sì. Sì, poi lei ci ha ricordato, anche Fatima ci ha ricordato, quando ci fu il miracolo del sole, no? Il sole roteò, sembrava scendere e tutte le persone che erano bagnate perché aveva piovuto sono asciugate di colpo, pensavano che fosse la fine del mondo. Invece Migliaia di persone, sì, migliaia di persone, tante, c'erano tante. di tutti, giornalisti, atei, c'era C'era tutto di più. sì. E quindi fu un segno veramente Gigantesco. grandioso. Sì. E questo ci fa capire come la Madonna ha un ruolo importantissimo in questo tempo finale proprio. Ha un ruolo insieme a Gesù, suo figlio. E poi ci sono tutti gli angeli, tutti uomini e donne, fratelli del cielo e anche di altre dimensioni, perché ci sono tante dimensioni nella creazione e anche uomini e donne che stanno camminando diciamo in dimensioni inferiori a quelle celesti, che però collaborano con loro e man mano che fanno delle missioni con loro salgono, crescono. E quindi quando Gesù verrà sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria, una gloria piena d'amore chiaramente, no? Una gloria come si intende in questo mondo, no? Qui la gloria è quando siamo riusciti a schiacciare qualcun altro, no? Sì, sì. No, lì sarà la gloria dell'amore universale per tutti. Sarà un grande momento e quindi
questo momento non coinvolgerà solo il pianeta Terra, ma tanti altri mondi, tante dimensioni. È una cosa molto grandiosa e bella. Gesù torna sulle nubi del cielo, che sono Sì, le astronavi, certo. Quindi tornerà con gli extraterrestri. Assolutamente. È un po' una visione un po' strana dal punto di vista religioso. Insomma, diciamo questo, sono 43 anni che io cammino e do questa testimonianza, diciamo. Ecco, io ho avuto molta difficoltà a parlare con persone religiose che sono entrate un po' in uno schema anche. Non giudico la sostanza, giudico lo schema nel quale questa sostanza è entrata, no? Mentre ho incontrato anche tante persone che seguono la religione invece aperte, diciamo un po' fuori da questo schema, perché diciamocelo proprio chiaro, no? La verità non appartiene a nessuno, cioè non può neanche una religione dire io sono la verità, io sono, cioè quando si assumono questi atteggiamenti sono atteggiamenti che non sono giusti, insomma, non sono quelli dell'amore, no? Ecco, però devo dire che tante verità che la religione cristiana e anche altre religioni insegnano, eccetera, ci sono, cioè queste cose sono vere, non è che non sono vere, ecco. Solo se queste cose qua vengono poi imbrigliate in una teologia che è uno schema, non sto neanche facendo la polemica alla teologia assolutamente di per sé, però se questo imbriglia poi queste verità universali, queste realtà universali in uno schema anche teologico, il rischio è che non si riesca a cogliere questa meravigliosa universalità. Insomma, il sole illumina tutti. Se questo Dio c'è, questi angeli ci sono, eccetera, amano tutti. Amano anche quelli che stanno facendo i disastri, ma devono ravvedersi. Ecco perché arrivano giù i fratelli martiri, no? Ecco, quindi quello che poi ha scritto Giorgio Adansky, io mi sono reso conto, ho avuto contatti anche con dei centri che portano avanti. Mi è dispiaciuto perché molti centri non hanno colto proprio il messaggio profondo di Adansky, no? Cioè Adansky ha detto questo, cioè Adansky ha detto che siamo di fronte non alla negazione di certe verità, al trionfo però liberate da certi schemi, perché se continuano a rimanere imbrigliati in quegli schemi, possiamo anche definirli universali, ma non lo sono, perché non è possibile che tu dici io sono la verità e in questo schema c'è la verità. No, la verità è libera. Gesù ha detto lo spirito non si sa da dove viene, non si sa da dove va. Ha detto anche delle cose, adesso non è forse il caso di approfondirle qua, però ha detto verrà un giorno in cui adorerete il Padre né sul monte né nel Tempio, ma in spirito di verità. E lo spirito è libero, no? Allora, sinceramente io dico questo, e l'ha detto anche Adansky, e c'è nella premessa al libro Angeli in astronave, quando dice ma i ministri del culto si decidono a dirci che queste verità le stiamo vedendo e si stanno realizzando o vogliono dirci che ci hanno raccontato delle frottole, no? Io una volta ho incontrato un sacerdote della chiesa che si è arrabbiato, diceva Adansky ha detto delle cose contro di noi. No, non ha detto niente contro di voi, ha detto una verità, ha detto vi decidete a dire che sono vere, cosa sono le nubi della Bibbia, no? Cosa sono i scudi volanti che i romani vedevano, e quando Elia e Mosè sul Tabor vengono con la nube, che era? Capito? E in questo, ecco perché Adansky dice i dischi volanti stanno compiendo le profezie, perché danno questa visione universale, e io lo vedo, le persone che non sono né contro la religione né contro nessuno, vogliono la verità, vogliono questo respiro che ce l'abbiamo dentro, no? Perché veniamo da questo respiro. Ecco, questa universalità deve entrare, perché sennò rimaniamo
capito? Rimaniamo, non voglio dire una parola settai, che è una parola brutta, no? Rimaniamo dentro certi schemi che ci vietano di avere, perché poi è una gioia questa universalità. Esatto. Io sinceramente quando ho visto per la prima volta questo disco e quando ho visto poi tutto quello che ho visto, ho sentito una grande liberazione. Ho detto, ecco, io posso abbracciare tutto l'universo perché ne faccio parte. Allora la creazione è veramente una cosa magnifica. Allora questo creatore è veramente una cosa magnifica. Se no rientriamo sempre in quegli schemi un po' pesanti, no? E la gente scappa. Condivide in pieno. Questo vanno cercando. Non questo nel senso che dico io. Queste verità che ci hanno portato, che sono nelle scritture, sono tutte le tradizioni più autentiche. Prima hai accennato a Fatima. La guerra nucleare è inevitabile? Se dovessimo guardare quello che sta succedendo, quello che piazza il missile a testata nucleare, quell'altro che si piazza, insomma, stanno preparandola, no? Allora, a me hanno fatto vedere, l'ho scritto nel libro, una guerra nucleare, anche se quella che ho visto io era parziale, non era totale, no? Però noi stiamo a rischio che se comincia uno diventa... Effetto catena. Distruggiamo il pianeta, no? Non sarà permesso però questo. Questo non lo permetteranno. Non permetteranno la distruzione della Terra. Permetteranno qualcosa perché la lezione c'ha da essere, ma non permetteranno. L'essere umano deve imparare che non si gioca col fuoco atomico. Esatto. È una cosa terribile. Io sono rimasto scioccato. Ci sono state alcune cose che mi hanno scioccato, poi loro mi hanno aiutato e diciamo che sono uscito dal mio shock e sono tornato a sorridere. Però c'è delle cose che a me mi hanno molto turbato. Una di queste è stato quando loro mi hanno fatto vedere in che profondità distrugge una testata nucleare, un'esplosione nucleare. Cioè non distrugge solo la materia, va a distruggere anche la parte animica, cioè in profondità. Cioè mi dissero, se anche un angelo, un essere di luce che ha preso un corpo provvisorio, si trovasse in un luogo dove c'è un'esplosione nucleare, dovrebbe andare dal Padre Celeste in quarantena per farsi rimettere in ordine. Ecco, cioè io quando ho visto questa cosa sono rimasto molto scioccato, sinceramente. Però loro mi dissero, non sarà permessa una cosa di questo genere. Certo, è successa Hiroshima, però vedi che non ha insegnato niente. Dice storia docet, ma cosa docet? No, niente. Per chi non vuol capire non docet proprio niente, no? Hiroshima è una barzelletta in confronto alla distruzione che ci sarebbe oggi. Esatto. Una barzelletta. Hai detto che ti hanno fatto vedere la visione della guerra atomica, sì. Ti hanno fatto vedere anche quello che viene chiamato il prelevamento della Chiesa, cioè le astronavi sì. che prelevamento, gli eletti. Ci sono diversi termini, rapimento, sì, esatto. Sollevamento. Loro con noi hanno usato molto la parola sollevamento, cioè si viene sollevati. Cioè il pianeta deve essere assolutamente purificato e deve passare in una dimensione superiore, quella che Gesù chiama la resurrezione, no? Cioè, deve essere, cioè si va nell'immortalità anche del corpo fisico e anche tutta la creazione, perché se l'umanità che viene sollevata passa in una dimensione superiore non può essere rimessa giù in un mondo che rimane a una dimensione inferiore. Quindi tutto questo riguarda anche la creazione. Ed è un momento meraviglioso, mentre chi non viene sollevato va, la Bibbia dice ai 4 angoli, cioè va in dimensioni dove ancora questo non avviene. E ci sarà un tempo per cui questi potranno poi capire e anche loro avere questa resurrezione. Mentre coloro che hanno fatto già una scelta definitiva, perché ci sono anche quelli che hanno fatto una scelta definitiva col male, ecco, di costoro non c'è stato rivelato niente. A quel momento andranno, hanno detto con i loro padroni, quelli che l'hanno scelto loro, perché
Da una parte ero felice di vedere questo sollevamento, questa festa, questa gioia, dall'altra però vedevo quelli che andavano ai quattro angoli, cioè in dimensioni ancora non risolte, e quello tutto sommato non era una cosa così brutta, no? Invece vedere questi che andavano in mondi brutti, bruttissimi, allora io ho fatto una domanda provocatoria, ho detto: ma come possiamo noi essere felici nel sollevamento mentre quest'altri, il buon Fircon, Francesco, mi ha risposto: ma l'hanno scelto loro, se tu li obblighi a essere sollevati, gli fai un dispetto, ho detto, perché è una scelta loro. Poi quello che sarà fatto in seguito per recuperare questi non c'è stato detto niente, quindi io non lo so. Però, insomma, è brutto. Anche perché se venissero prelevati con forza per essere portati in un altro mondo, società, non sarebbero pronti, non potrebbero vivere. Loro vorrebbero continuare a fare quello, Sì, ma là sì, non possono la vita stare. qua. Anche proprio energeticamente Sì, non si può. le cose non collimano, capito? In una scena del libro tu incontri Raffaele per strada. Normalmente lui è vestito da essere umano, non con la tuta solita No. che tu le incontravi. Sì. Anche questo è avvenuto perché loro hanno voluto dimostrarci che sono in mezzo a noi. Io li ho riconosciuti perché eravamo io e Tina e li abbiamo riconosciuti, però le persone in mezzo, perché era Viale delle Palme a Genova Nervi, non so se voi conoscete Genova Nervi, No. è un posto bellissimo di Genova dove c'è una grande passeggiata, dove tra l'altro anche il disco era venuto a mostrarsi. Sì, sì. Ecco, in questo viale che porta alla stazione, Viale delle Palme si chiama, è un viale con tante palme, molto bello. Mi ricordo che c'era tantissima gente che passeggiava e quindi loro camminavano in mezzo, no? E gli altri non se ne accorgevano che non erano due di questo mondo. Avranno detto: che belle persone, magari se ne sono accorti, perché erano delle belle persone, no? A noi invece si sono fatti riconoscere, proprio per dirci: guardate che noi siamo in mezzo a voi. E questo è un altro tema molto bello. Cioè loro sono presenti ovunque e alcuni di questi sono anche a posti importantissimi, sia a livello politico, a livello militare, a tutti i livelli dove si decidono certe cose, no? Però in genere questi discesi che stanno a quei posti lì, in genere stanno nell'oblio, ci hanno detto. Perché se loro sapessero chi sono e ricordassero, fuggirebbero subito, no? Diserterebbero la missione. Certo. Invece il fatto di essere un oblio, diciamo che dà loro la possibilità di essere tranquilli, no? Esatto. Sì, sì. Quanto è possibile che quei posti lì, proprio tranquilli, non si è mai. Ecco, però hanno iscritto dentro di loro chi sono, la loro missione, e quindi fanno da equilibratori, quindi le cose sarebbero già precipitate, e sono dappertutto, a tutti i livelli. Ci sono quelli con l'oblio totale, quindi ci sono quelli con un oblio parziale, sanno e non sanno, e ci sono coloro invece che sanno esattamente chi sono, quindi la loro appartenenza, la loro provenienza, il perché sono qui, qual è la loro missione. Ci sono tutte queste. Poi ci sono coloro che sono nati, proprio sono incarnati, nati da una mamma e da un papà, e ci sono quelli invece che sono qui senza essere nati, quindi... Si cambiano i vestiti. Bravo. Si mette... Però alcuni di loro, e questo mi facevano ridere quando ce lo spiegavano, alcuni di loro sono iscritti regolarmente all'anagrafe, non si sa come. Ah. E allora a un certo punto ci dissero anche che ci avrebbero dato una prova di questo. E la prova ce l'hanno data perché è arrivata una telefonata in una casa dove eravamo e uno di loro ci ha detto: allora voi siete lì, così. Insomma, si è messo a dire un sacco di cose che non potevo sapere. Anche quello che pensavamo, non poteva sapere tante cose. Ci hanno voluto dare una dimostrazione che è vero. Nel libro accenni ai sogni. Ti hanno detto qualcosa? I
i sogni sono molto importanti, perché cioè loro non vogliono sempre manifestarsi in un incontro ravvicinato o con una visione tipo quella di Raffaele, no? Perché questo, insomma, incide, può sconvolgere anche la vita di una persona. Invece il sogno è un modo naturale, un modo soft, non so come dire, no? Anche se tutti i sogni non sono soft, però il modo, il metodo è più naturale, cioè tu dici ho sognato e veramente ci sono tantissimi che sognano e capiscono il messaggio del sogno, si trovano con loro, sognano di viaggiare anche sulle astronavi. Su un altro piano però è una realtà, non è che sia una fantasia, capito? Però avviene su un altro piano che non è quello fisico, di modo che è meno sconvolgente e il messaggio arriva ugualmente, ecco. Io stesso faccio tanti sogni profetici, ma anche tra loro ci sono quelli che hanno questi sogni, ma dappertutto dove sono stato e andiamo, le persone ci raccontano dei sogni, ci raccontano dei dialoghi con l'Arcangelo Raffaele, con Gesù, con la Madonna, con fratelli extraterrestri, e sono tutti messaggi, sono tutti contatti che li aiutano a essere sempre più coscienti di essere qua in una missione, vengono date indicazioni, a volte vengono fatte anche guarigioni, avvengono anche cose molto particolari, no? Quindi questa azione attraverso i sogni è un bel canale. Tante volte uno dice non capisco il sogno, forse ho mangiato i fagioli la sera prima, sì. Perché magari non lo capiamo. Ecco. Adesso non tutti i sogni sono profetici, certo. Ma si riconoscono quei sogni lì, si riconoscono bene. Può essere che ci fanno vivere delle esperienze nei sogni e poi, diciamo, ci tagliano la memoria per... Sì, assolutamente, perché non potremmo sopravvivere. Sempre il discorso... Io stesso tutto quello che racconto me lo ricordo, però non ho il ricordo con quella vivezza in cui l'ho vissuto, perché non potrei stare qua. Come fai? È difficile. Capito? Ti hanno detto i Fratelli del Cielo di scrivere il libro? Sì, ed è stata una mia preoccupazione questa. Sì. Mi chiedevo, Dio, un libro, ma come lo scrivo? Cioè, scrivere quelle cose lì che è facile. Poi sono stati 6 mesi molto ricchi, poi sono continuati anche dopo, contatti, sì. Non incontri ravvicinati, ma contatti, avvistamenti, messaggi, e continua tuttora, perché se devi fare una missione di un certo tipo ti devono accompagnare e aiutare, no? E com'è la vita... com'è stata la vita dopo quei 6 mesi? 6 mesi di fuoco? Subito dopo è stata molto nera, perché veramente eravamo disperati. Cioè, adesso andate e fate la missione. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Capito? È stata molto dura e io mi ricordo, ho fatto cenno anche nel libro, che eravamo in un paese vicino a Savona che si chiama Quigliano, in una pineta, e il tempo era molto grigio e era subito dopo l'ultimo incontro e eravamo non depressi, disperati. Dove andiamo? A chi le raccontiamo queste cose, no? Quale missione qua? Ci metteranno in galera tutti, che quei tempi là eravamo... Sì, non sono i tempi di adesso. Eravamo scritti anche nelle questure. Sì. E quindi poi improvvisamente verso mezzogiorno si apre il sole, entra una gioia, entra una forza, entra una fiducia, ecco. Ma ci hanno detto che ci guideranno, ci hanno detto, quindi non ci dobbiamo preoccupare, cioè ti accorgi proprio del loro aiuto che arriva, no? Cioè prima sperimenti come se loro si staccassero dentro di te, e lì è nera, perché hai vissuto 6 mesi delle cose che dopo, cioè è come passare da una situazione di grande luce al buio, no? E l'impatto è fortissimo, da leggerezza a pesantezza, non so come descrivere.
E quindi abbiamo proprio sperimentato quello che vuol dire se loro non ci aiutassero, dopo un'esperienza del genere non vivi più. No, non puoi più vivere, guarda, vivi, che ne so io, ti butti da un ponte, non so cosa fai. E invece abbiamo sperimentato che loro realmente aiutano, ti danno la forza necessaria, la luce, anche la gioia necessaria, perché è un messaggio positivo questo, è un messaggio neanche di speranza, di certezze che tutto questo finirà bene, no? Poi i martiri avranno un premio enorme. Anzi, diremo, chissà, era meglio facevamo ancora di più, no? Vorrei un tuo parere su quello che sta succedendo a livello mondiale riguardo alla divulgazione extraterrestre che sta venendo portata avanti dal Pentagono da un po' di anni. Purtroppo ne parlano come una minaccia. Sì, però adesso sembra invece che cominciano i governi a dire no, è vero, no? Sì, dicono che è vero, però dicono che sono una minaccia. Sono un pericolo nazionale. Beh, vogliamo dirla per certi poteri, Per sono certi un poteri, pericolo. Non è assolutamente. che dicono le bugie, no? Magari lo diranno anche in buona fede, io assolutamente non voglio giudicare, però è chiaro che quell'equilibrio delle superpotenze, cioè quell'equilibrio che dal vertice va fino alla base in questo mondo, che si basa su un equilibrio di forza, dovrà sparire. Quindi se noi guardiamo da questo punto di vista dobbiamo dire che forse hanno ragione, no? Ecco, non hanno ragione se pensano invece che siano delle potenze extraterrestri che si vogliono misurare con loro per vincerli, per sottometterci. No, questo no. Non è una minaccia per il popolo, ma per i poteri. Per il potere sì. Grande anche. E non è neanche una minaccia per chi sta al potere e sinceramente vuole. Ma certo che quello che sta succedendo Certo, ci c'è la turba fazione che molto. vuole rivelare in modo positivo, c'è invece quella che Esatto. purtroppo che al momento è a capo che vuole farla passare. È così. Quindi, però, se questi avessero voluto soggiogarci, l'avrebbero fatto Sì, da migliaia di da anni. millenni, no? Non l'hanno assolutamente fatto. Vuoi raccontare qualche esperienza di cui non abbiamo fatto nessun accenno? Sì, cioè dici che non è scritta nel libro. No, che non abbiamo parlato, insomma. Beh, potrei dirti questo, potrei dirti che dopo quei 6 mesi io ho avuto molte visite da Gesù e dalla Madonna, Il nostro amico. i quali mi hanno spiegato veramente tante cose. Mi hanno fatto capire veramente che siamo arrivati proprio alla fine, che non è più sopportabile, io dico dal piano di sopra per dire Padre Eterno e tutti quelli nostri fratelli che stanno nell'amore universale, cioè non ce la fanno più a vedere quello che sta succedendo in questo mondo. C'è troppo dolore, troppa ingiustizia, troppa violenza, e questa violenza rischia anche di coinvolgere persone che normalmente sarebbero buone, invece vengono coinvolte, no? Dalle circostanze, da tutto quanto. È come un inquinamento dilagante, no? Ecco, e quindi è chiaro che questo intervento ci sarà, questo momento ci sarà, e sarà presto, e tutto sta avvolgendo verso, è quello che io cerco di far capire anche parlando nelle conferenze, nei seminari, insomma, negli incontri con le persone, di far capire come è importante che ognuno di noi prenda coscienza che stiamo preparando il nuovo giorno, tutti quanti, perché questa violenza e questo male nel mondo è molto rumoroso, è molto maleducato, è molto violento, no? Invece c'è tutta una popolazione, un popolo nel mondo che soffrendo, eccetera, sta preparando silenziosamente
Anche silenziosamente non vuol dire che non si debba preparare un servizio o non si possano udire silenziosamente, nel senso che non vengono usati quei metodi violenti, eccetera, no? Però tutto questo Gesù mi ha fatto capire molto chiaro che lui sta in mezzo a tutta questa gente e tutti insieme stiamo preparando questo nuovo giorno, che a un certo punto emergerà come fa il sole quando sorge la mattina, che zitto zitto illumina tutto, no? E cambia tutto. Ecco, e anche la Madonna in questo ha una parte molto molto importante. Già nel capitolo 10 di Angeli nell'astronave lei dice: tutto quello che voi farete di bello, di buono, ogni pensiero buono, ogni cosa, da noi sarà raccolta e diventa un potenziale enorme, ma questo potenziale è già quasi pronto, è pronto. Quindi se c'è un'attesa è perché stanno operando per salvare ancora il salvabile, vedere un po' cosa possono salvare, no? Però poi c'è un limite estremo oltre il quale non si potrà andare, e questo limite è molto vicino. Quindi io ho avuto queste visite che sono durate, Gesù almeno per 2 anni, ha avuto spesso. Fircon mi diceva: verrà nella notte perché di giorno hai da fare, e mi svegliava, no? E così anche la Madonna, dopo 2 anni e mezzo, ha voluto darci tanti messaggi. E quindi proprio questa è la base, cioè divulgare questa coscienza, far capire che nessuno è neutro in questo mondo. Tutte le persone che vogliono un mondo nuovo, vogliono la giustizia, vogliono che questa violenza smetta, eccetera, sono tutte persone che attivamente stanno producendo. Adesso si usa un termine, forse che è quello che arriva a tutti, un potenziale energetico positivo, non so come dire, uno spirito positivo che è potente come quando il sole sorge e che a un certo momento emergerà. Ed emergerà così proprio. Gesù dice: verrà come il lampo da oriente a occidente, no? Proprio, come un ladro nella notte. non è che comincerà piano piano, no, sarà proprio una manifestazione. Ha Però detto adesso, che sarà peggio del diluvio. Certamente. E poi adesso il discorso anche della presenza dell'anticristo, no? Cioè dello sconvolgimento di tutto ciò che è bello, buono, nell'amore e che vuole essere passato come invece progresso, il bene di tutti, no? C'è tutto un movimento che serpeggia così. E le scritture lo identificano in questo anticristo, che poi non è uno, è tutto un movimento che si muove. E questo però provoca anche uno scontro, no? Quello che la Bibbia chiama Armageddon, la famosa battaglia di Armageddon, dove queste forze entrano in campo, ma non è che le persone che vogliono l'amore, eccetera, entrano in campo per fare la guerra fisica, no, è una guerra anzitutto su un piano spirituale, su un piano animico e sottile, profondo, no? Che poi emerge anche nei fatti umani a livello fisico, diciamo. Però oramai anche questi appostamenti che adesso stanno avvenendo danno l'immagine di un Armageddon, no? Però la vera battaglia si combatte a livelli diversi, con chiaramente riflessi sul piano che noi vediamo qua. Concreti anche. Perché ci sono le appartenenze qua, no? Possiamo dire che in questo tempo siamo tutti chiamati a mettere le mani in pasta? Assolutamente, quello che sto dicendo è proprio questo. Ma consapevoli, perché ci sono tante persone che non sono degno, io non faccio niente, io sono inutile, ma Quelle guai. sono tentazioni. Questa è una cosa brutta. La Madonna ci diceva: se voi dite che siete indegni, vi mettete fuori da soli. È sbagliato, no? Cristo ha detto: voi siete dei. E noi là stiamo andando. Quella che viene chiamata la resurrezione anche della carne è la deificazione dei figli di Dio, no? Tema fondamentalissimo. Siamo in chiusura. Vuoi dare un messaggio al pubblico che sta guardando? Un tuo messaggio? Il messaggio è questo, che noi dobbiamo essere consapevoli che i messaggi che arrivano dal cielo, dall'alto, e anche dal cosmo, però quello
che viaggia nell'amore universale. È un messaggio neanche di speranza, di certezza che il bene vincerà, di certezza che come sorge il sole la mattina silenzioso e potente, illumina tutto, quel giorno sta per venire e tutti noi lo stiamo preparando, anche nelle piccole azioni di ogni giorno, no? Ecco, quindi è importantissimo che noi la smettiamo di dire che siamo inutili. Nessuno di noi è neutro, nessuno è inutile. Tutto quello che facciamo in positivo, tutto sta velocizzando l'arrivo di quel momento. E questa è una missione universale dalla quale nessuno di noi è fuori. Ecco, questo quindi non è una spinta, diciamo, illusoria, no, questo ce l'hanno dato proprio come una realtà. Abbiamo visto le energie sottili come esistono e come agiscono, no? Sia in positivo che in negativo. La famigliola che bisticcia produce una cosa tremenda. Quando torna nell'amore, ecco che tutto si riordina. Ecco, allora tutte queste persone che vogliono l'amore, vogliono la giustizia, quella vera, non amano la violenza, stanno tutte preparando quel giorno, tutti quanti insieme. E non c'è chi è di serie A perché io so solo quello che parla solo di serie A, no, io da solo che faccio? Tutti insieme facciamo. Questa è una cosa importantissima, tutti siamo utili, assolutamente, tutti siamo chiamati, altrimenti io dico sempre, quello che dicevano loro, non saremmo neanche in questo mondo, Esatto. Che ci saremmo voluti a fare. E questi bambini perché dovrebbero nascere in questo mondo deforme? E perché quest'altri dovrebbero essere martirizzati perché predicano l'amore? Ecco, allora, però non importa essere sempre nelle cose eclatanti, nelle cose di ogni giorno. Questo è un grande valore. E poi niente sensi di colpa, ma io sbaglio. Ma chi è che non sbaglia? Nessuno è perfetto. Siamo calati in un mondo dove la perfezione ce n'è poca, no? Ecco, quindi i nostri difetti, i nostri limiti, le nostre cadute non ci devono far pensare che noi non siamo più utili, più adatti. Non è vero. Tutto quello che cercheremo di fare viene tutto utilizzato, assolutamente. Quindi quel giorno, se ci diamo una mossa, ormai arriva. Questo è il messaggio. Grazie Giorgio. Grazie a voi.